Ciao ragazzi, benvenuti a bordo di Valentino. Questa mattina stavo leggendo il blog di Victron Energy e ho trovato una notizia che ci interessa particolarmente. È uscita la nuova release del software che controlla il nostro Color Control GX, uno strumento che per noi è fondamentale a bordo di Valentino. Al di là di tutte le nuove funzionalità da nerd che non vi sto a spiegare per non allungare troppo questo video, ce n'è una che mi interessa particolarmente e che mi sembra molto divertente. Sostanzialmente riguarda la possibilità di cambiare il logo che compare quando si gioca con l'interfaccia. È una cosa che mi sembra molto divertente, la voglio provare. Per farlo devo fare un aggiornamento del software, portarlo all'ultima release e creare un logo che chiaramente in questo momento non ho e che proveremo a fare insieme con Photoshop perché non l'ho mai fatto. Vediamo come funziona. La cosa che devo fare quindi è andare sul sito e scaricare l'ultima versione. Ci dovrebbe essere il link da qualche parte. Eccolo qua. Me lo scarico e aspetto quei 10-15 minuti per scaricare 15 mega. È la nostra connessione peruviana, è un po' così, dobbiamo aspettare. Intanto mi faccio un caffettino, ok? Eccomi qua, il mio caffè. Il download non è ancora finito, aspettiamo ancora 3 minuti qua dice, vediamo un po' cosa succede. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo scaricato il software. Adesso cosa devo fare? Devo prendere una schedina, questa, e lo copio. Bene, adesso sono pronto per provarlo. Vado quindi a inserire la schedina nel Color Control. Tac. Mi dice che l'immagine contiene un nuovo firmware. Faccio il check del nuovo firmware e mi dice che, come aveva già individuato, che l'ha trovato. Press, proviamo. Firmware found. Installing. Ci siamo. Il reboot è finito. Vediamo se intanto funziona tutto come prima. Abbiamo la nostra pagina principale funzionante. Adesso navighiamo un po' sulle nuove funzionalità per vedere se effettivamente c'è qualche cosa cambiato. Torniamo al computer. Bene, ora che ho fatto l'installazione vera e propria sono curioso di vedere cosa è cambiato. Uso l'interfaccia di controllo del nostro Color Control GX accessibile via browser, eccolo qua, e avevo letto che c'è appunto la possibilità di andare direttamente in questa pagina, quindi devo andare sul logo.php. Sbam! C'è veramente la possibilità di caricare il nostro logo. Tac, devo solo scegliere una foto e quindi adesso la facciamo e vediamo cosa succede. Passano i camion fuori. Siamo in città, siamo a Lima, ricordatevi che siamo a Lima, in Perù. Allora, avevo preparato con le mie scarsissime competenze di Photoshop un file con una immagine di Valentino che avevamo usato per degli adesivi che avevamo fatto. Ora provo a modificarla velocemente mettendoci qualche cosa di più semplice, tipo una scritta.
tagliamo questa parte del video. Facciamo che in 4 ore faccio il logo e torniamo, Ok, scusate la mia ignoranza con Photoshop, ho ottenuto un risultato più o meno decente, che mi piace. Ora lo andiamo a salvare. Lo salviamo come PNG. Ok, e adesso cosa devo fare? Adesso andrò nella mia pagina del Ctrl GX che avevamo visto prima e provo a caricare il file, vediamo cosa succede. Pam, pam, versione 1, il nostro Valentino. Sbam! Guardate che bello! Divertente. Sì, qua si possono vedere un po' delle informazioni, le stesse che si vedono direttamente dal display. Ci sono anche delle cose che non abbiamo configurato, adesso vediamo di utilizzare le nuove funzionalità. È ora di andare a cambiare argomento, usciamo perché ho anche un lavoro da fare, devo fare una piccola riparazione, venite con me. Praticamente cosa è successo? Ho fatto una cazzata, avevo una perdita, vi faccio vedere, sotto il camion, avevo una perdita a questo pistone, non so se si può vedere, qua, questo è il pistone che solleva la cabina di Valentino e praticamente ho fatto una cazzata perché è tanto tempo che perde un po' d'olio dalla testa e una piccola perdita, però questa perdita colava tra i vari punti anche sopra al supporto motore che vedete qua, che quindi si è rotto perché è di gomma, la gomma lavorando con l'olio e la sporcizia si è rovinata. L'ho visto da un paio di giorni, però la perdita la controllavo e prima non era rotto, e quindi stiamo aspettando il ricambio dall'Italia, organizzazione con gli amici di Camper 4x4 che si sono sbattuti per trovarci il ricambio di questa parte qui, e quindi a spedizione avvenuta proveremo a sostituirlo, però intanto voglio anche riparare questa perdita perché non voglio che succeda ancora, quindi devo smontare il pistone e poi vedere se riesco a cercare di cambiare il paraolio andandolo a cercare qua a Lima, solo che noi qua siamo in centro e non c'è nada, però vediamo cosa riesco a fare oggi, dai. Quindi adesso cosa devo fare? Devo andare a fare un giro e vedere se riesco a trovare qualcuno che abbia sti pezzi di ricambio e magari qualcuno che mi aiuti a smontarlo definitivamente perché ci vuole qualche attrezzo. Quindi vado in giro. Andiamo nel primo posto che ho trovato su Google. Il posto si chiama, vamos a vedere, questo, Casadel. Ho visto su Street View che vendono pezzi che potrebbero fare a caso mio, quindi mi sto facendo portare lì dal signore e vediamo se c'hanno i pezzi. Nel posto che ho trovato su Google, vediamo se hanno quello che mi serve. Sembra incredibile, al secondo negozio che ho chiesto ho trovato quello che mi serviva. Sono le 4 e sto tornando al negozio dove sono venuto oggi per recuperare il pezzo di ricambio e speriamo che l'abbia fatto e che sia riuscito a lavorarci, almeno una cosa l'abbiamo risolta. Devo aspettare ancora un po', detto che il lavoro è un po' più lungo del previsto, quindi
attendo qui nel locale. Sto ancora aspettando, non è ancora arrivato il pezzo. Guarda, tanto sto parlando alla televisione, ancora niente. L'unica cosa che posso fare è guardare la televisione, è che non c'è neanche il volume, si sente pianissimo. Sono disperato.